Mansory ci casca di nuovo e regala un look iper aggressivo alla Ferrari più tranquilla degli ultimi anni, la Roma. Partiamo dalla meccanica. Il V8 biturbo da 3,8 litri guadagna potenza fino ai 710 cavalli in luogo dei 620 originali, mentre la coppia passa da 760 a 865 Nm. Il lavoro svolto dal tuner tedesco si rivolge principalmente all'elettronica e allo scarico, con downpipe e 200 celle dedicato, rivedendo verso l'alto anche le prestazioni. Accelerazione da 0 a 100 in 3,1 secondi contro i 3,4 di serie, mentre la velocità massima aumenta da 320 a 332 km/h. Una serie di interventi incisivi ma che non scompongono l'animo della Gran Turismo, definiti da Mansory come soft kit. Passando alle estetiche invece l'effetto marmorizzato ed il carbonio stravolgono i connotati della Roma, con l'enorme splitter anteriore che ne trasforma il design. Cambia anche il cofano, che guadagna una vistosa presa d'aria con inserto in materiale composito, utilizzato praticamente per ogni upgrade estetico. Nuove anche le minigonne e le prese d'aria laterali poste sopra i parafanghi anteriori, così come gli specchietti retrovisori, l'estrattore extra large e lo spoiler posteriore che allunga la linea dell'auto. Nuovo anche il set di cerchi forgiati da 21 pollici all'anteriore e 22 al posteriore. Visti i trascorsi tutt'altro che sereni tra Mansory e Ferrari, il tuner ha scelto di togliere o oscurare i beige del cavallino presenti. Con la recente causa vinta proprio dalla casa di Maranello presso la Corte di Giustizia federale tedesca, per il kit estetico destinato alla 488 GTB troppo simile al look della Ferrari FXXK, Mansory ha comunque continuato nelle sue elaborazioni con le vetture del cavallino adottando le giuste precauzioni. A Maranello non sono mai troppo permissivi con i propri prodotti. Gli interni rimangono, se vogliamo, abbastanza raffinati con un rivestimento integrale in pelle rossa con inserti neri. Pacchiano il battitacco marmorizzato, stessa trama presente anche sugli elementi in carbonio, ma era inevitabile parlando appunto di Mansory, famoso per esagerare con le proprie lavorazioni. Personalmente parlando ho un sentimento contrastante circa questa Roma. Il suo design un po' troppo semplice non mi ha mai rapito il cuore, ne comprendo il senso stilistico ma una Ferrari deve essere una Ferrari. Questa conversione, come l'ha definita il tuner, fornisce una nuova linea frontale che ne migliora in larga parte il design, peccato poi si scada nell'esagerazione con la colorazione in 2 toni e le appendici aerodinamiche decisamente fuori luogo. Una via di mezzo insomma sarebbe stata più che sufficiente per farmi amare questa GT.